Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video direttamente da uno strapiombo sul mare. Siamo due ragazzi che vivono in van ormai da tempo e vivono e lavorano mentre viaggiano e conoscono il mondo. Siamo al faro della Entaiada, siamo praticamente solo noi. In questo video vi porteremo in giro per Fuerteventura e vi faremo vedere qualcosa di più di quello che solitamente si fa vedere, ovvero non soltanto spiagge, ma delle chicchette come questa qua, dove siamo adesso. Guardate che figata, è bellissimo. Saliamo per il faro della Entaiada. La strada si restringe e in teoria non passano due macchine, quindi momento piroandolo. Allora, il faro della Entaiada è un faro interessante perché, oltre che essere molto figo, come potete vederlo senza avere nessuna nozione di architettura, è stato considerato nel 1953, quando l'hanno costruito, il faro più potente delle isole Canarie. Doveva essere il più potente perché è il più vicino al continente africano. Pensate infatti che è a soltanto 100 km dal porto del Marocco più vicino, quindi linea d'aria, linea retta, siamo a 100 km dal Marocco. 100. Con dei... che le persone non vengono mai a visitare Fuerteventura, vedranno solo spiagge per tutto il tempo e noi vi vogliamo portare in posti proprio come questo qui, dove effettivamente non ci sta nessuno e ne siamo molto contenti di questo. Quindi veniteci perché è bellissimo. Meraviglia. Il faro è visitabile, ma oggi no perché è festivo. L'importante per noi era venire a vedere il paesaggio. Ed eccoci in una delle spiagge più belle di Fuerteventura, la Playa del Malnombre. Questa bellissima spiaggia di acqua cristallina fa pensare di essere arrivati in un paradiso tropicale, se non fosse per gli ecomostri di cemento che si affacciano dalle colline circostanti di cui Fuerteventura purtroppo è piena. Il problema degli abusi edilizi alle Canarie è spiegato bene nei luoghi di César Manrique a Lanzarote. L'artista fu infatti uno dei primi a battersi contro questo grandissimo problema delle isole Canarie, iniziato e peggiorato con il turismo di massa all'inizio degli anni 80-90. Risalendo la costa della penisola di Jandia, arriviamo alle altre famose spiagge di Sotavento, immense e frequentatissime da tutti gli appassionati di sport d'acqua.
Il nome Playas de Sotavento racchiude in realtà ben 5 spiagge infinite, che sono, oltre alla Playa de Malnombre, la Playa de la Barca, la Playa Risco del Paso, la Playa Mirador e la Playa de los Canarios. The next day. Buongiorno! Cosa stai facendo? Buongiorno padrona. Dai, cretino. No, stavo pensando che se mi chiedeva qualcuno se andava bene o che... C'è grande! E ci stiamo stirando tutti quei vestiti che obiettivamente non avevamo mai messo, perché da quando siamo venuti a vivere in van, in realtà noi abbiamo parecchi vestiti, soprattutto estivi, però alcuni sono improponibili, soprattutto le camicie di Victor sembrano degli stracci masticati, i miei pantaloni di lino, gonne, così, e invece con questo ferretto piccolo che consuma per carità, però lo usi 5 minuti, quindi vabbè, è super consigliato, quindi noi siamo molto soddisfatti. Ci stiamo sistemando perché stiamo andando a pranzo fuori, cosa che non facciamo molto spesso, però oggi siamo in un altro posto bellissimo che vi vogliamo far vedere in questo video, ovvero Pozo Negro. Pozo Negro è un paesino di pescatori che effettivamente non ha nulla da offrire diverse a quello che normalmente, cioè rispetto a quello che i turisti possono volere, quindi attrazioni, negozi di souvenir. C'è tipo un ristorante, un bar, diciamo. Noi andremo a quello dove siamo andati ieri sera, che abbiamo dormito, perché appunto abbiamo dormito qui e quindi abbiamo avuto già modo di fare un giretto nel paese. Ci sono 4 case in croce, ma un'atmosfera super autentica che ci è piaciuta un sacco. E questo è Pozo Negro. Venite in camper, ma anche se venite con la macchina, è praticamente il parcheggio più grande, che era un vecchio campeggio. Vedete le colonnine, che sono state le colonnine, i pali della luce a cui c'erano le colonnine che sono stati disinstallati. Quindi si sta benissimo. Di fronte abbiamo la spiaggia e niente, è troppo bello. C'è un'atmosfera proprio di pace che noi cercavamo. Stamattina abbiamo lavorato e adesso pranzetto e relax in riva al mare a Pozo Negro. Cosa stiamo mangiando? Allora, siamo venuti in questo posticino qui molto locale che vendono pesce fresco, un ristorantino, L'unico ristorantino di Pozo Negro. e abbiamo scelto delle triglie fritte con papas arrugadas, insalata, e queste sono cozze con mojo. Mojo è la tipica salsa canaria, insomma. E poi qua c'era l'insalata di polpo, C'era. l'aceto e verdure fresche. Era bella buona, molto carina, c'è un sacco di gente per essere Pozo Negro. Quindi vi consigliamo di venire per una pausa pranzo perché è davvero carino. Assaggia sta cozza, dimmi com'è. Buona? Allora, abbiamo finito di mangiare, abbiamo speso 48 euro, non pochissimo devo dire, però siamo contenti, abbiamo contribuito all'economia locale. Chiamiamola così. Vabbè, la verità, non siamo andati in un posto tipo una catena o... Va bene, non ci andiamo mai per questo. Noi contribuiamo sempre all'economia locale. E questa è la passeggiata, la passeggiata su Pozo Negro, direttamente sulla spiaggia, non c'è strada, non c'è nulla, ci sono solo un po' di casette, guardate come sono carine. E forse là c'era un altro bar, qualcos'altro, ma non lo so. La cosa perfetta per venire a Pozo Negro è venire a approfittarne per il pranzo. Così venite, vi fermate lì dove siamo stati noi perché non avete altra scelta, gli altri posti sembrano chiusi e vi godete questo pueblito così carino, tranquillo.
Antigua, un altro di quei paesini, di posti dove fermarsi a fare una sosta che sicuramente la maggior parte dei turisti qui a Fuerteventura non fa. Antigua, questa è la sua chiesetta, è stata capitale Fuerteventura per un anno e adesso è una cittadina tranquilla con 1800 abitanti. Non c'è moltissimo da vedere se non il museo del Queso Majorero, però è carino camminare qui nel centro storico. Dovete venire, vi consiglio di venire a parcheggiare vicino alla chiesa perché questa è la zona più carina di tutte, obiettivamente. 5 minutes later. Ad Antigua abbiamo anche dovuto approfittare di questa fontana di acqua perché non c'è acqua praticamente in questa zona. Abbiamo preso da lì con la nostra tanichettina, non lo facciamo mai, ma qui alle Canarie ogni tanto serve anche questo, quindi mi raccomando portatevi una tanichetta vuota da riempire. Non è comodo, ma è comodo? No. Per niente, però ogni tanto tocca. La chiesa di Antigua col presepe. Kilometers later. E per concludere questa bella giornata di giri in giro per Fuerteventura siamo arrivati alla Salinas del Carmen. Allora, queste saline sono le uniche saline funzionanti di Fuerteventura e anche dove appunto si vende, si può visitare il museo, chiamato museo, sì, dove spiegano come funziona effettivamente la raccolta del sale oggi, fatta a mano. Occupano, pensate, 26.000 metri quadri di terreno, sono veramente grandi e queste saline sono considerate quelle con il sale di maggior qualità proprio perché l'acqua qui che viene utilizzata è quella più pulita e cristallina. Noi ci siamo parcheggiati qui con Juanito sulla costa. Domani faremo un giretto a vedere quello che sono le saline da fuori, dall'esterno, quello che si può vedere. Vi diamo la buonanotte perché qui è ora del tramonto e quindi vi facciamo vedere com'è il tramonto a Fuerteventura sulle saline. E a domani, ciao! Vi avevamo salutato perché era finita questa giornata, o meglio, erano finite le avventure e invece no, non sono finite. Cos'è successo? Vicino a noi si sono parcheggiati una coppia di ragazzi tedeschi con un cane in questo camper. Il camper ha smesso di funzionare. Victor, mentre io facevo la mia passeggiata, è andato a dargli una mano, voleva attaccare i cavi perché pensavano che fosse la batteria. Invece non era la batteria e per fortuna Victor non l'ha fatto. È arrivato il tipo che hanno chiamato con il carro attrezzi che ha detto di non farlo mai assolutamente con i mezzi nuovi come il nostro perché rischiamo di fonderci noi il sistema e l'impianto. Di conseguenza per fortuna è arrivato il tipo ma non ha risolto nulla perché il problema non è della loro batteria bensì probabilmente hanno un fusibile, qualcosa che non va nel sistema elettrico, dice il tipo. Abbiamo fatto da traduttori tra lui che parlava solo il canario, che parlava soltanto spagnolo e i ragazzi che parlavano un po' di inglese e quindi siamo riusciti a comunicare e adesso ci siamo presi la responsabilità di dare un'occhiata al cane che non se lo portino via e che è spaventato e al loro camper che qui hanno paura che gli rubino le cose. Ciao! E lì Sydney! Ciao Sydney! Ciao! Che però giustamente fa la guardia al mezzo, di conseguenza io devo solo dare un'occhiata e poi fare un giro. E ovviamente spaventata, ma l'importante è sapere che qualcuno glielo guarda e quindi sono contenti, erano super contenti. Se potete in viaggio aiutate chi ha problemi perché io penso sempre se succedesse a me vorrei trovare qualcuno che mi dà una mano. E quindi le avventure di oggi sono finite in questo modo. Buonanotte e a domani. The next day. Ecco, allora questi sono alcuni
delle zone periferiche di Puerto del Rosario. Obiettivamente non vi viene tantissima voglia di entrarci in questa città, però non bisogna mai fermarsi alle prime apparenze. Laggiù si può intravedere la città e il suo porto. Una delle cose che non vi fanno mai vedere quando vi mostrano Fuerteventura sono tutti i suoi edifici abbandonati. Obiettivamente c'è un problema di edifici abbandonati, di speculazione edilizia, ne parlava Manrique negli anni 80, quindi figuriamoci da allora, sicuramente la situazione non è migliorata. E questo è una di quelle questioni che non si possono scoprire finché non si arriva sul posto, come sempre. A noi, per esempio, nell'arrivo a Corralejo da Lanzarote, che è perfetta come isola se vogliamo, non ha quasi nessun edificio abbandonato, pochissimi, l'arrivo a Corralejo sicuramente si è sentito perché tutta la parte di Corralejo esterna, quindi la periferia, ci sono diversi stabilimenti, strutture con tantissime case tutte uguali abbandonate. Probabilmente nell'arco degli anni 90, inizio anni 2000, così almeno sappiamo noi, ma forse anche più recentemente, hanno costruito e poi non è andato in porto il progetto in tantissime zone di questa isola, purtroppo. E questa è una cosa da tenere a mente, perché comunque Fuerteventura non è quell'isola, diciamo, perfetta che vi potete immaginare.